On Air, il programma di Radio Derbi Web. On Air, On Air, On Air. On Air, il programma di Radio Derbi Web. Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con On Air, l'intervista, il format ormai consolidato nella programmazione di Radio Derbi Web, dove ormai, lo sapete, a noi piace conoscere le varie sfaccettature dell'arte che si nasconde dietro gli artisti emergenti. So we are ready today for a new appointment on air. We do an interview format, already did other times in this Radio Derby Web, where we have different, a pleasure to meet different people, different artists, emergent artists tonight. Che fanno parte della grande famiglia del gruppo dei derbiani. These artists are part of the big family of the Derbiani group. Allora, questa in particolare sarà una puntata davvero speciale. This will be a particular day. In quanto ancora una volta abbiamo la conferma. Because we still have today the confirmation. Che questo tipo di mezzo non abbia confini. That the music has no limits. Appunto, sconfinando al di fuori della nostra Italia. Even going out of our Italy. Ed oggi non vi nascondo che sono particolarmente emozionato. Today I'm particularly emotional. Uno, perché è la prima intervista in lingua inglese che mi appresto a fare. Because it's the first interview in the English language. E ovviamente ringrazio anticipatamente per l'aiuto e la collaborazione di una grande mia amica, insomma, che ci farà da interprete, e ringrazio appunto Gisella Chianello. And I'll thank my friend Gisella that will help me with this interview. E due, come si dice in certi casi, and as we say in certain cases, abbiamo preso due piccioni con una fava. I don't know how to translate that, but in Italian you say, we got two birds with one stone. I don't know if it's similar in English. Perché sono un duo. Because we have a duo of artists. E già, solo leggendo la loro biografia and reading their story, mi sono innamorato di loro. I fell in love with them. Poi ovviamente ascoltando il loro brano li ho ancora più apprezzati. And after listening to their music, I really appreciate them more. E sono convinto che sarà così anche per i nostri ascoltatori. And I'm sure you will be happy to get to know them as well. La cosa che mi ha colpito di questo duo, and the first thing that really liked me of this duo, è che di solito per una coppia di artisti, because usually a couple of artists, prima si lavora insieme, usually first you work together, poi ci si innamora. And lately maybe you fall in love. Per loro è stato il contrario. Prima si sono innamorati e dopo hanno scoperto di avere una passione comune come la musica. For them it was different because first of all they fell in love and after they realized they had a passion together, so the music. Così hanno costituito un duo dove lei è il braccio. So lui è il that's braccio. That's why they started this duo where he is the arm. Perché suona la chitarra. Because he plays the guitar. E lei è la mente, in quanto compone i testi dei loro brani. And she is the mind because she writes the lyrics. Le loro diverse esperienze musicali che provengono da generi come heavy metal, hip hop, hardcore, pop rock, country e rock and roll classico. Yeah, the two different experience they have, they come from different music like metal, hip hop, hardcore, rock, country, etc. Hanno dato alla luce nuovi lati della musica. They started a new kind of music che fino a quel momento
up to then erano dormienti, it was hidden, nascosti. nascoste. Insomma, come avete capito, potrei andare avanti ore nel descriverveli. I could go on and on to describe them to you. Ma è giusto che lasciamo che ce lo raccontino loro. But it's better let them tell us about their story. Ho il piacere di presentarvi da Oslo i JANiNA. I have the pleasure to present to you from Oslo i JANiNA. Hi. Hi. Ciao. Hello. Ciao, hello, Hi. hello. Ho parlato tanto, vero? I talk too much, maybe? No, It was a very good presentation. Era una bella Correct. presentazione. Dai, sono contento. È che c'era davvero molto da dire. There is even more to say about you guys. Yeah, it's lots more to say. Dice sì, c'è tanto da dire. Sì. Allora, come dicevamo prima dell'intervista, no? Io avrei voglia di fargli 1 miliardo di domande perché sono curioso proprio di conoscere le varie situazioni, no? Perché noi in Italia viviamo un certo tipo di situazione di scena musicale, chiaramente all'estero, come in questo caso a Oslo, la scena musicale è diversa rispetto all'Italia. Yeah, he's saying that he would like to do you several questions because he realized that the music is a little bit different from Italy to Oslo, where you live. So he would like to ask you different questions. Yeah. Of Vai course, he avanti. can ask us anything he wants. Ci puoi chiedere quello che vuoi. Oh, che bello. Allora, facciamo così, iniziamo con la prima domanda. Let's start with the first question. Okay. Qual è il ruolo che ha la musica oggi rispetto a quella del passato, secondo voi? What is the role of music today compared to what it was in the past? What's your thought? Oh, that is a big question. Una grande domanda. Sì. Well, it depends on how far back in time you want to go, but let's say if we take the 60s and 70s, for example, I feel that the mainstream music then was much more political than it is today. I'll translate that. Dipende da quanto indietro vogliamo andare. Se parliamo dagli anni 70, 60, 70, magari lì la musica era più politica, parlava più di politica. Esatto. Go on, please. Oggi... Yeah. Many artists today, they don't write their own music. You know, it's they have a big management around them with songwriters and musicians and many people around them and money. So it's easier to get out there and be a well-known artist. While many talented artists make good music and they stand in the shadow. Many artist talents out there that are they don't get famous. Yeah. because Sta it's not dicendo about sta dicendo che oggi molti artisti hanno alle spalle magari dei sponsor anziché dell'aiuto o anche soldi dove riesci a diventare facilmente famoso. Altri artisti invece magari rimangono più nell'ombra perché magari compongono della bella musica ma non riescono ad emergere proprio a causa di mancanza appunto di questo appoggio. E questo tipo di situazione la vivete anche voi lì ad Oslo? So you live the same situation now in Oslo with the music? O è meno sentita, diciamo, è più facile cercare di emergere, ci sono più spazi per gli artisti, oppure come qua in Italia che se vuoi suonare devi per forza fare delle cover, se no non suoni da nessuna parte. He's saying, is it easy for you guys in Oslo to, let's say, become famous easily, or like here in Italy, if you don't do a cover or have money, it's very difficult? Yeah. You want to answer?
Of course, no, it's not easy to be famous in Norway or Oslo at all. You really have to work hard. Dice no, non è assolutamente facile diventare famosi, anche lì a Oslo devi proprio lavorare tanto duramente. E, I also, yeah. Gogo? una mia curiosità, qui in Italia esiste insomma questa cosa che se uno è un artista è come se non lavorasse. Per gli italiani un musicista, un cantante non è considerato come un lavoro e ovviamente a causa di questo è difficile vivere, campare di musica. Lì in Norvegia, a Oslo, è più semplice questa cosa? Cioè se uno vuole vivere della musica è più semplice farla o ci sono comunque anche lì delle difficoltà? He's saying here in Italy, if you are an artist or a singer, people think that you are not really doing a real job. You cannot live out of music or playing songs. So is it the same over in Oslo? Yeah, it's many people have that opinion, you know. You hear from many people hear from their parents when they're younger, if they start doing music. Many parents are saying, you know, that's not a real job. You have to get a real job, and then you can maybe do music on the side, you know. So very many people are in that opinion that it's not a real job, that you can't make that much money of it. So you should get a real job first. Yeah. Sì, dice che anche lì Gian è d'accordo, sì. lo capisco. Gian is the same opinion. Yeah, she's saying that. Scusa, in italiano. Lei diceva che sì, anche lì è molto simile perché d'altronde anche quando sei bambina, piccola, che vuoi dire che vuoi fare musica da grande, anche proprio la cultura ti dice trovati un vero lavoro, vai a scuola perché quello non ti porterà soldi, quindi hanno lo stesso problema anche in Oslo. Ma dai, non credevo. He said he didn't think it was the same in Oslo. It's very much the same, yeah. Of course, you can get a musical education, and there are schools for that and all that stuff, but it's still like a general opinion amongst people that going for music is like it's a long shot. You should stay with the safe jobs. Sì, dice ci sono tante scuole comunque di musica, ci sono tante scuole e tante cose che ti preparano per la musica, però comunque c'è proprio questa mentalità comune, come anche qui in Italia, che comunque dovresti prenderti un vero lavoro se vuoi fare i soldi. Quindi ovviamente la domanda, come dicono qui, nasce spontanea. Voi fate un altro lavoro, quindi non riuscite a campare della vostra arte? So you guys do another job to enable to live with or you just live with your music? Yeah, we have day jobs too, both of us. Yeah. So it's a lot of work. We have the day jobs, which takes, of course, lots of hours, and then we make music, you know, in the evenings and nights and weekends. We work all the time. All the time. All yeah. the time. Sì. Yeah. Sì, dice, lavorano tanto giorno e notte perché comunque dice di giorno hanno un lavoro e poi la sera, il pomeriggio o durante i weekend compongono musica e fanno musica, quindi è un lavoro immane perché lavorano 24 ore su 24. Sì, anche qui in Italia è così la situazione. Yeah, even here in Italy is the same. Yeah. But this is what we have to do to make it, you know, so that we can quit our day jobs and start doing music on full time. We really have to sacrifice everything that we do now and just work really hard because this is a big dream for us. The motivation is not just to get famous, it's just that we really love what we do and doing it together. So for us the dream is to work with music on full time, of course. Yeah, it's a real passion. So if we get the opportunity, we will, maybe quit our day jobs or work a little less so we can do more music. But we have to build up.
before we can do that. Ok, dice che per il momento non possono ovviamente lasciare il lavoro di giorno, ma essendo che per loro è proprio una passione, non è una questione di fare soldi o diventare famosi, ma sperano che un giorno la musica li porterà o a lavorare meno di giorno o proprio a lasciarlo il lavoro e quindi continuare con la loro passione. E infatti volevo fargli questa domanda: secondo loro, se questa situazione prima o poi cambierà, e che cosa bisogna fare secondo loro per cambiare per andare in controtendenza a questa cosa? So he's asking what do you think it's important to do to change this, to try to really get famous easily or do better in music? Cioè, finché poi diventi un lavoro, cioè, capito? A prescindere se uno diventa famoso oppure no. Yeah, instead of not being only famous, but to make it like your own job, your only job, what can you do? What do you think? Well, where we need to take it from here is that we are building up for our album, to record our album. We are well on the way to doing that. We need a full set, and of course the music has to be good, so we can then start to travel and play live shows and things like that. There's also a lot of things around it. We are only two people, and we do everything. We do the promotion. We have also done the producing on the records. So this is also important, to be smart when it comes to time and just working on. Yeah, we have to work a lot and build everything up, and we have a plan also for everything. And for this song alone, we also made a music video last summer, which is coming this year. Yeah. Make a little bit of fuss around our music and work with that. So to spread our music around the world. That's our goal. Ok, sta dicendo che praticamente per andare a rispondere alla tua domanda controtendenza ci vuole intanto una buona musica. Stanno facendo di tutto per fare questo album, quindi che stanno lavorando tanto, però c'è anche da dire che sono solo loro due, non c'hanno dietro un team, devono fare tutto loro, quindi è importante una buona organizzazione. Poi è uscito anche, diceva lei, un video che verrà fuori a breve, e quindi cercano di fare in modo che arrivi al pubblico, in modo da poi fare anche delle serate live, non solo diventare un secondo lavoro, ma proprio il loro primario. Quindi il loro desiderio, il loro scopo alla fin fine è questo, cioè quello di riuscire a farlo diventare un primo lavoro, cioè il loro primo lavoro, quantomeno, cioè calare con il lavoro principale e farlo diventare il primo. Sì. He's saying that so your goal is to make this your only job, or at least try to work less, so that's your goal, right? To become the musician, so that has to be your first job. Yeah, that's our goal. Work less, work less with our day jobs and more with the music, So absolutely, that's our goal. So we also have time to do make more music and more promotion, and it takes a lot of time to build up and to get known around the world. So that's what we were working for. Dice stanno lavorando proprio per questo, e il fatto di farlo diventare il loro primo lavoro, il loro obiettivo è questo, e ci vuole musica bella per arrivare poi ad arrivare in tutto il mondo, quindi sì, quello è sicuramente il loro scopo. Ma secondo voi i big della musica hanno un ruolo importante anche in questo, o secondo voi questa fetta di mercato se la vogliono tenere tutta loro, perché insomma loro va bene essere famosi, ma non gli interessa degli altri emergenti? So he's saying the big of music today, the big names that we know today, are important to help the new musician to come out, or you think they want to stay there, only them?
it depends on how you look at that question, because for me, or us, it's inspiring to see that the big people, how well they are doing it, and this industry is big. There's room for everybody, and you shouldn't look at it as an yeah, it's a good thing that they inspire us. Many musicians, well-known artists, they inspire us, and I think that's a good thing. Yeah, but it's of course it's easy to drown amongst all the artists and all the people that are releasing music all the time. So you really have to work to stand out a little bit and do your own thing, So we try not to copy everyone else. We just do our own thing, and we make it our own music. No copy of everyone else. I think that's very important. We don't start thinking like we're gonna make a hit. What do people want? We make music that we genuinely love. Heartfelt music. Heartfelt. Sì, dice che praticamente i big della musica sicuramente sono da ispirazione per loro, però vogliono sempre fare la loro musica, non assolutamente copiare, quindi ispirazione sì, però loro vedono quello che sentono, quello che la musica gli trasmette, e vogliono fare la loro musica perché questa è la loro passione. Ok, questo ci porta alla seconda domanda. So let's say the second question. Che è: allora, oggi più che mai, per non essere considerati un altro pezzo della catena di montaggio, quello mordi e fuggi della musica, ci si deve sempre rinnovare. Anche voi siete dello stesso pensiero, e se sì, come cercate di farlo? So today, more than ever, in order to be considered an emergent person, not being just part of this chain of music, you have to renew yourself. You will have the same thought, and if yes, how do you try to do it? Well, it's like I said before. I think it's really important to not try to copy anyone else, but do your own thing. We try to get our feelings and our thoughts and our musical backgrounds we have very different musical backgrounds. So different elements from very different music. Yeah. In our own music, with your heavy metal. Heavy metal, yeah. Background, and harder music, and me with pop, rock and roll, country music, and we try to combine all this and make music that we genuinely love, from our own hearts and souls, Yeah. I think that's really important, and that's what makes our music special, and not anything like everyone else, the mainstream maybe. But yeah. Allora dice che praticamente che loro fanno la loro musica, ovviamente come diceva prima, non cercando mai di copiare o simili anche alle altre musiche, anche perché come dicevamo prima anche nell'interview, nel preview prima diceva che hanno diversi background, il metal per quanto riguarda lui, lei la musica pop, quindi cercano di combinare tutto questo per far uscire quello che sentono sia nei loro pensieri ma anche nel loro cuore, e cercare di farlo bene. Adesso questa è un'altra mia curiosità, ma riuscite ad andare più d'accordo musicalmente o più nella vita privata? A curiosity that he has, that you like to stay better in, like you are a good couple better in the music or in the normal life? That's a good I'll let her answer that. Well, I think we have something very special both in like real life and in our relationship, both in real life and in our music. It's I think
we had this very special music chemistry. We found out that early in our relationship, but we was lovers for some time first. And then we started to play some music together. We played cover songs in some weddings and some gigs around. And we found out that we have this very special musical chemistry. And after a while, we started making our own music. We started to fool around with music and lyrics, and we had so much inspiration. I think much of that inspiration came from, the love that we had, the new relationship, and everything felt very special. And it's hard to separate the everyday life from the music life, and I think we're as a couple, the music and the love defines us both. So yeah. Good. Allora dice che praticamente è molto difficile, l'ultima cosa che ha detto lui, è molto difficile dividere la vita personale dalla vita, diciamo, di coppia musicale, ma lei dice che hanno già da subito trovato questa chimica perché hanno capito che avevano questo cose in comune dopo poco che avevano iniziato la loro relazione, quindi si trovano molto bene sia nella vita di tutti i giorni, ma è molto difficile dividerla perché sono sempre insieme, quindi fanno la musica insieme, quindi sicuramente importante per loro. Quindi non sei innamorato del fascino del chitarrista? Oh, so he's asking if you fell in love with the how do you say in English the fashion of the guitar, or the man playing the guitar. No. That's very funny that you ask that, because the first time, or the first year we were together, I called him the guitarist. I didn't call him by his name. I called him the guitarist. For everyone that asked about him, I just said he's the guitarist. So, dice che è buffo. Sorry. If I didn't play the guitar, she wouldn't fall in love with me. I know that now. Lei dice che è buffo che me lo chiedi perché appena abbiamo iniziato la nostra relazione io a lui non lo chiamavo per nome, ma lo chiamavo il chitarrista. Quindi a ognuno che mi chiedeva non dicevo il nome, ma dicevo il chitarrista. E lui dice: adesso ho saputo, con questa tua domanda, che lei si è innamorata perché ero il chitarrista. Anch'io sono chitarrista, ma mia moglie non ho avuto questo fascino del chitarrista. Yeah, he plays the guitar as well, but his wife didn't fall in love for that. Yeah, but he actually told me that he had quit playing the guitar and he was like finished with doing music that much when we got together. But I was very into music then, and I was in a cover band, and I wanted to get him to do music together with me. So we started playing, and I got to take the guitar, to find the guitar up on the shelf and start playing again. Yeah. And I'm very happy about that. Lei dice che è strano anche perché quando l'ha conosciuto all'inizio lui aveva smesso in realtà di suonare la chitarra, di fare musica, lei invece si trovava in una band e ha chiesto proprio di tornare a prendere la chitarra dallo scaffale e suonare con lei perché ci teneva tanto e ha fatto bene. Ma è una bellissima storia, vedi, la forza della donna è anche in quello. Si dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, no? That's a beautiful story, and everybody says that behind a big man there's always a strong woman. Yeah. It is. It really is. That's true. We're the boss, always. Allora, andiamo alla terza domanda. Third question. Per una persona considerata il big, per una persona che, insomma, per i big della musica, è facile avere quello stimolo per scrivere nuovi pezzi, perché poi alla fine sa che ci sono i fan che sono lì, che aspettano il suo nuovo lavoro, no? Ma per un emergente, qual è la forza che lo motiva ad andare avanti nonostante questo?
It's easy for a big person of the music to write new music pieces because they know that there are thousands of fans waiting for the new job. What is it instead for emerging musician that motivate his to write new pieces of music, and what is the thing that really put you to go on in this work? Well, we genuinely love music, and we really love making music together. So we will continue make music no matter how many listeners or fans we have. But of course, we want to reach out to as many people, souls as possible, so that we can, get our music out there, build a fan base, and hopefully people would want to listen to us live and stay with us as we grow with our music. Sì, dice che la voglia proprio di fare bene la musica, che ti spinge a farla, poi la passione di arrivare poi al grande pubblico, iniziando con magari poche persone, ma poi arrivare anche al live per appassionare più persone possibile. Questo è quello che li spinge a fare. Bellissima motivazione che accomuna tutti gli artisti, insomma. Yeah, it's something that really is a motivation that every artist has today, so it's true. Perché anche se a una persona piace quello che si fa, per un vero artista basta anche quello. Because even if your music only few people like it, for an artist that does it with passion, that's important for him. Yeah, that's so true. It has to be a real passion, that has to be in like the bottom of everything, I think. Also, the inspiration when we started doing music for me was that I heard Nina sing cover songs. She didn't sing her own songs, and I really thought that her voice was so beautiful, so that inspired me to make our own music. I just wanted people to hear this beautiful voice and write beautiful music to it, so that was also inspiration. Lei dice che la passione è sempre alla base di tutto, e invece lui dice che quando la sentiva le prime volte lei cantava delle covers, e quindi questo l'ha ispirato, visto che lei ha una bellissima voce, a fare la propria musica, così più persone possibili potevano sentire la sua bellissima voce con i loro testi, quindi la loro musica. Io condivido il fatto che lei, Nina, ha una voce magnifica. He says he agrees with you because she has a really beautiful voice. E Gian ovviamente è un gran chitarrista, perché dietro a una gran voce c'è anche un gran chitarrista. Yeah, and Gian is a good guitar player, so a beautiful couple. Yeah, we're both very lucky. Sono molto fortunati. Sono fortunati ad avere entrambi questa passione anche in comune. Da quanti anni state insieme? Since how many years you're together? I think it's 4 years now, yeah. 4 anni adesso. E dopo quanto tempo avete iniziato a suonare insieme? After how many years you started doing music together? 1 year, 1 year it went. Dopo un anno. Yeah. Cioè, quindi ci ha messo un anno a convincerlo a tornare a suonare. So it took you 1 year to convince him to get the guitar back. Yeah, that's right. It was this wedding. Some friends of mine, they were getting married, and they wanted me to sing in the wedding. And I was thinking, that would be so awesome to get him together with me and play with me. I had this other guitarist I could bring him, but I really wanted to bring this one, my guitarist. So I had to convince him, and he had to think about it, but he said yes. And after that, we just continued playing. We never stopped.
Bellissimo, dice che è successo a un matrimonio di una sua amica, che la sua amica voleva che lei cantasse e aveva bisogno di un chitarrista, avevano un altro chitarrista ma lei veramente voleva lui, ci ha messo tanto a convincerlo, ha dovuto pensarci lui, ma poi alla fine hanno fatto questa bella cosa al matrimonio dell'amica e da lì non sono più fermati. E qual è stata per Gian la scintilla, no? Quella molla che ha fatto sì che lui iniziasse a cantare? Cosa l'ha convinto? What convinced John to start instead? What was the thing that really pushed him to start again? Well, as I said earlier, I heard her sing in this other band that she played with, and her voice was beautiful. And I think the turning point was this wedding when we started rehearsing together and things like that. It didn't take long for me to find it boring to play other people's songs. I just, as I said, this beautiful voice, and okay, I said, let's make some beautiful music then. Come diceva prima, è stata la sua bellissima voce, perché lei cantava in una band e cantava canzoni di altre persone. Allora lui diceva: ha una bellissima voce e mi sto annoiando a cantare, a suonare, quindi a cantare musiche di altre persone, dobbiamo fare la nostra musica. Questo mi ha spinto. Condivido, perché io sono un anti-coverista di natura. He agrees because he doesn't like to play covers. That's good to hear. Much more fun to play your own music. Absolutely. Preferisco, se devo ascoltare una cover, preferisco quando la cover l'artista la personalizza, ci mette del suo più che altro che copiare. Yeah, he said if it has to be a cover, he likes better when the artist tried to personalize the cover, not singing exactly the same way. Yeah, I agree. Or else it's karaoke, you know. So I also think so. You have to make it your own and to be beautiful, you know. I still like singing cover songs. I can have lots of fun with that, and you know, in weddings and in special gigs, people do want cover songs. So, but I like to make it our own if we do that. Yeah, it's a way to honor the artist, don't get me wrong. Yeah, absolutely. Lots of beautiful songs that I've made. Sì, lei dice che è ancora molto bello per lei cantare le covers, però se poi fa solo quello diventa poi non musica ma un karaoke, ma invece lei dice che gli piace fare la sua propria musica. Qualche volta cantare le covers si diverte un sacco, ma è più bello, ha più passione a fare la propria musica. Grande. Gian, una domanda un po' personale che poi se vuole rispondere oppure no. Perché ha smesso di suonare la chitarra? He's asking John da quanto tempo? Personal question, if you want to answer, otherwise don't answer. Why did you stop playing guitar? What happened something or why? Yeah, we were in a band, and it was a heavy metal band, a hardcore band, and I really had the passion for guitar playing and everything, but somewhere along the line I lost the passion, but I didn't stop with music. I started doing the vocal instead, and I just couldn't figure out how to do the vocal and play the guitar at once, and things happened with the band. And that's why I put away the guitar and focused on the vocal. When the band split up, I just quit music altogether. Lui dice che praticamente è successo qualcosa con la banda per cui lui poi ha iniziato a perdere la passione per la chitarra e quindi si è più spostato sul vocale, okay. Quindi sulle canzoni immagino, sì. Dimmelo tu. Però appunto quando poi si è divisa totalmente, quindi aveva dei problemi all'inizio, ma quando poi si è divisa ha proprio smesso tutto per la musica finché è arrivata lei. Brava JANiNA. Ok. Allora andiamo avanti con la prossima domanda.
che è giunto adesso ovviamente il momento di parlare del vostro brano, no? Di quello che poi entrerà a far parte del palinsesto di Radio Derbi Web, e quindi quello che vi chiedo è parlateci un po' di questo nuovo singolo che si intitola Alone, e come è nata e di che cosa racconta la storia, anche se io insomma ho letto e la storia di questo brano è bellissima, anche perché tratta delle argomentazioni profonde. Tell us about your new single. How did it come? How it was born, and tell us a little bit the story. Even if he read something, so he knows a little bit the story background of the story. But tell us. Yeah. Well, as I told you, we got this musical chemistry very. It felt very inspirational at the time. It still does, but that started me writing lyrics. And Jan, he was playing the guitar all the time, and he made these beautiful melodies and played beautiful tones on the guitar. And I got these melodies in my head. So we started writing several songs, but Alone was the first song that we actually made a demo for and recorded in the Norwegian studio. It was over a long time. We made the music together very much. He sat down, played the guitar. I was singing, making vocal melodies. We were actually rehearsing for a wedding, and we also fooled around with our music in between, and the melody for Alone just came to us. I felt like it forced its way through somehow. Yeah. Dice che prima di fare il testo Alone hanno provato diverse melodie, aveva tante idee in testa. Lui suonava la chitarra, suonava quella melodia, però avevano tante idee in testa, e poi è nata piano piano da sola questa canzone, che è stata la prima che poi hanno provato, hanno registrato, gli è piaciuta e hanno continuato. Stavano scherzando su diversi testi, su diverse canzoni, ma poi piano piano è come se è nata da sola questo testo, e poi è venuta fuori Alone. A me piace la descrizione che hanno fatto loro di questo brano, che He loves the description that you did of this song. Perché è come se fosse una poesia. Poi io sono innamorato della poesia, e la musica non è altro che poi alla fine poesia. It looks more like a poem, like music actually is a poem. Like, so he likes it. Thank you so much. This song is also very special and personal for me. A lot were happening at that time. I had just experienced the death of someone near. I also met Nina, and the love was starting to grow, so I had all these sad feelings and also these good feelings. And Alone for me, musically, was a way to process what is happening surrounding that death. And it was just so real to me to see Nina put words on it. And it's real feelings, that song. It's for me, it's very special. Dice che è molto speciale questo testo per lui, perché comunque stavano succedendo tante cose nella sua vita in quel periodo, quando stavano scrivendo quel testo, anche perché ha avuto l'esperienza di una morte a lui molto cara, molto vicino a lui, della sua stessa stretta cerchia, e quindi questo l'ha emozionato tanto, e quindi ha un grande significato quel testo per loro. Beh, infatti questo testo parla di morte e di situazioni irrisolte, no? Quindi allora io mi sono immaginato, visto che lui parla di un suo grande amico che insomma purtroppo non c'è più, mi immagino quando arriva, per così dire, davanti a San Pietro con le chiavi e ha qualcosa di irrisolto, lui cosa si immagina? Che poi torna, risolve la situazione e poi... He's saying that he read the lyrics, and it actually talks about a death of an important person for you. So he's trying to imagine what you wrote, that he goes in front of
Peter with the keys and trying to make everything work together. So it was very nice for him to read it. Love to hear that. Thank you. I felt very inspired at the time of Jan's story about that death and his earlier story about many incidents in his life. So I was very inspired to write lots of lyrics, and lots of the lyrics that I write are maybe quite like a poem, like we said. Often I write the lyrics first, and we make music to the lyrics later. Dice che è stata molto ispirata a fare questa canzone. Hanno scritto la musica prima e poi dopo sono venute da sole le parole, proprio per quello che stava succedendo nella loro vita. Lei proprio aveva l'ispirazione, quindi è nata con la musica direttamente le parole che poi ha scritto i lyrics. Bellissimo, quindi gli ha tolto le parole di bocca a Jan. So the music actually took the word out of your mouth. What was happening? Really Yeah. Yeah. I think that's true. Yeah, it did. As I said, the song itself became a way to process what was happening around us, and the words Nina wrote, they were Sì, they were so true. dice che la musica. It was really. Sorry? Yeah, it was really special when we were in the studio recording. I think maybe Jan was like living through it all over again sometimes. You know, it was very emotional for both of us, but especially him when we recorded, and it was very emotional. Dice che praticamente la musica ha processato poi quello che stava succedendo nella loro vita. Sono riusciti a mettere sulla musica quello che stava capitando, ed è stato molto emozionante. Infatti lei ricorda quando registravano, lo vedeva proprio emozionato nel suonare questa canzone in questo momento particolare della loro vita. E infatti la mia curiosità era proprio questa, perché quello che mi colpisce degli artisti che parlano di argomentazioni profonde come la morte, faccio un esempio anche di un artista qui da noi famoso che è Niccolò Fabi, che lui ha scritto un testo dedicato alla figlia che è morta, che è un testo che veramente cioè proprio ti spezza l'anima, e che soltanto io ogni volta che lo ascolto faccio fatica ad ascoltarlo perché piango. E mi chiedo come faccia proprio un artista poi a trattenersi da queste emozioni forti e riuscire ogni qualvolta a suonarlo, cantarlo. He's very impressed when an artist talks about stuff like death. Even here in Italy, there's this artist, what's his name? Niccolò Fabi. Niccolò Fabi, that he wrote a song for his daughter that died. So even now, every time he listens to the music, it really breaks your heart. So he's asking you, how can you not get overwhelmed of your emotion when you write stuff like that? Oh, it's a good question. I just think that music is also therapeutic. It's a way to process things, and as Nina said, it was a tough process recording it, but it's also beautiful. It's a way to get relief, you know, to work through things. And this artist you mentioned that wrote a song about his daughter, this is what's beautiful with music. You can just communicate them by feelings and words. Yeah, and of course it's about the darker sides of life, and it's like dark, but I think it's also hope in there, and it's hopefully it can be therapeutic for the people who listen to it also, and they can find their own meaning in the words and the music. Lei dice che loro dicono che praticamente è come quasi una
La musica diventa una purificazione che ti aiuta a elaborare quello che sta succedendo mettendo nella musica, quindi non è stato facile, registrarlo è stato molto difficile, però ti aiuta quasi come una medicina, quasi come un aiuto per riuscire a capire quello che sta succedendo e a elaborarlo meglio. Quindi sicuramente lui dice quello dell'artista che mi hai detto della figlia non è stato facile, però sicuramente metterlo nella musica anche i ricordi è una cosa bellissima. Bella risposta che condivido e che ero davvero curioso di conoscerla. Sono soddisfatto della risposta. He agrees with what you said, and he's really happy of your answers because he knew you would answer something like that. Yeah. Okay, yeah. I love to hear that. Feels like he knows us already. Yeah. Dice che già ci ha capito in pratica. Sì. Allora, purtroppo siamo giunti alla fine di questa intervista bellissima, speciale, meravigliosa. Io dovrei aggiungere un sacco di aggettivi che finiscono per meraviglioso. He's saying that we are at the end of this interview. He could go on and on with other questions, and it was a beautiful interview, so he loves it. Thank you. We loved it too. It was great. Grazie, anche loro sono stati contenti. Concludiamo con l'ultima domanda. So now let's do the last question. Che io adoro fare. That I love to do. Ed è: provate a immaginarvi su un palco, cosa che io vi auguro di cuore, davanti a migliaia di persone. Okay, he's saying trying to imagine yourself on a stage that I wish soon you will be in a big stage with thousands of people. Ma migliaia and thousands of fans. Qual è il messaggio che lancereste? What is the message that you would throw to them? What is that you want to say to all your fans? Well, I think I would say simply as live now. You know, maybe it's a cliche, but to make each day count, seize the day. Yeah. It's so important. You know, especially in these times with so much uncertainty and always it's very important to live in the now. Don't focus about the past or the future. Live today. And you never know how long you're going to live, or how long how long you will have what you have, how long you will have your family and friends and your loved ones around you. So live today, party today. Life's a journey, yeah. Not a destination. Yeah. Beautiful. Lei dice che il messaggio che vorrebbe dare, o entrambi, è: vivi il presente, non focalizzarti sul passato. Forse è un cliché, dice, però comunque quello che mi sento di dire, specialmente in questo periodo che la vita è così incerta e i momenti cambiano da un momento all'altro, la nostra vita deve essere, lui dice, il percorso, non la destinazione finale. Quindi dobbiamo vivere il presente ogni giorno e divertirsi, perché la vita è comunque un divertimento. Direi che condivido il messaggio, seppur semplice ma mai banale, nasconde delle profondità enormi. Yeah, he's saying he agrees with what you said, even if it's simple, a thought that you said, but it's really, really deep thought. It is. Yeah. It's very important. I think we have to remind ourselves all the time about doing that, because it's very easy to forget it. But be a little bit crazy, a little bit spontaneous, adventurous. I think it's really important, really, for everyone. Yeah. Dice che a volte ce lo dimentichiamo quanto è importante invece essere spontanei, anche un po' pazzarelli ogni tanto, ma vivere la vita e divertirsi, perché ce lo dobbiamo ricordare ogni tanto.
Bellissimo messaggio. Dopo questo purtroppo ci dobbiamo lasciare, dobbiamo concludere la nostra bellissima intervista con On Air, l'intervista qui su Radio Derbi Web. Io ringrazio davvero della pazienza e della collaborazione di Gisella Chianello in questa occasione, davvero di aver fatto questa traduzione simultanea che non è per niente facile. Sono davvero contento di aver conosciuto questa coppia di musicisti, di persone profonde, e sicuramente ci risentiremo, e il consiglio che io do ovviamente a chi ci ascolta è di seguire gli artisti che noi vi presentiamo, perché questo format aiuta a far capire effettivamente che cosa c'è dietro a un artista, che fondamentalmente c'è sempre una persona profonda che condivide gli stessi sentimenti, le stesse emozioni di tutti noi. Yeah, he's saying he's very happy for this get to know you guys better, this interview, and he is inviting everybody to follow all the new artists that we present in this radio, because we tell the story of what is behind them, what is the background, where the music is coming from, and it's very nice to meet you guys, and we hope the best for all of you and all your fans. Thank you. We thank you for taking the time. We really appreciate that, and we love it. Yeah, and we also appreciate the work that you do, your station, your radio station, the effort you do, and to promote those unsigned artists. You are so important to people like us. So thank you to you as well. Yeah, thank you. Dice grazie a voi, perché con la vostra radio voi riuscite a presentare questi noi artisti, diciamo meno noti e quindi emergenti, e quindi il ringraziamento lo fanno loro a te, comunque alla radio, che fa questo bellissimo lavoro, che è un lavoro importante per loro. Thanks. Concludo questa bellissima intervista con la descrizione che fanno loro del brano che manderemo a fine questa intervista, che si intitola Alone, e dice: Alone è il giorno della resa dei conti. Allora, we will finish this interview by explaining what is the test, what you explain about this test of your music Alone, and he's just writing what you said about the test, the lyrics. E Alone è il giorno della resa dei conti. Meglio che lo dici in italiano quello. Ok, allora la dico tutti. He's explaining in Italian what you wrote about è your... È bellissima, ragazzi. Io sono innamorato poi di questa, che è poesia pura. Right. It's like a poem for him, so he's reading it all in Italian. Oh, wow, I love that. Thank you so much. Contento che l'hai tradotto, vai. E dice: Alone è il giorno della resa dei conti, avere qualcosa di irrisolto e affrontare la morte da solo, perché potresti aver fatto delle scelte sbagliate nella vita. Ecco, è bellissimo. Grazie per essere state qui con noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con On Air, l'intervista, e ovviamente adesso rimanete all'ascolto del brano dei JANiNA che si intitola Alone. So we're gonna play your song, so stay on air and listen to this beautiful song. Thank you. You stand with arms wide open, still standing all alone. So many words unspoken, facing fly
On Air, il programma di Radio Derbi Web. On Air, On Air, On Air. On Air, il programma di Radio Derbi Web.